Ciao amici, oggi vi parlo di uno dei più grandi, Vittorio Sella. Il libro, tra l'altro, è in un formato così grande perché è un 30x37 che non mi ci sta neanche inquadrato in tutto, ecco perché l'ho messo per storto. Questo libro ha una piccola storia perché cercavo un libro di Sella da un po' di tempo e una volta che mi trovavo in un paese della provincia del Vicentino, ero un po' in anticipo, come spesso mi accade, e quindi ho visitato il centro in una cartolibreria di quelle non proprio delle librerie vere e proprie, una cartolibreria. Ho visto in vetrina questo libro, ho detto questo è subito mio, al di là del prezzo lo farò mio. Sono entrato, in realtà la proprietaria era un'appassionata anche di montagna e quindi insomma mi ha anche trattato bene, mi ha fatto anche uno sconto visto che ero interessato. Io credevo fosse uno dei libri, diciamo, se non lo compro io arriva il primo e se lo compra, in realtà mi ha detto guardi è un po' che è fermo qua, quindi le faccio anche un buon prezzo. Tanto di guadagnato, meglio così. Vittorio Sella, penso che lo conosciate tutti, è il fotografo delle Alpi, della montagna, ma anche del mondo. Lui andava in giro con le lastre di vetro, con l'olio umido e niente, portava a casa delle immagini che sono tutt'oggi dei riferimenti. In questo libro ci sono infatti le Alpi, il Caucaso, l'Alaska, il Rovenzori, il Karakorum, e vi invito anche, se riuscite a trovarlo, a leggere la storia, le didascalie di questa pubblicazione, perché edito tra l'altro da Terra Edizioni, perché raccontano davvero un po' tutte le stesse esperienze che viviamo noi grandi formatisti. Addirittura ho appreso con dispiacere di quante lastre abbia perso proprio, non mi ricordo se nel Sikkim o nel Ruvenzori, ora non ricordo bene, e purtroppo niente, si ruppero, si persero e non fu possibile portare a casa che cosa? Degli scatti che sono sì degli scatti, ma a quel tempo erano più documentaristici, perché le spedizioni non era mica come oggi che ci si attrezza con largo anticipo, permessi eccetera, si va non so, sull'Himalaya o comunque nelle grandi montagne. Allora c'era solo quell'occasione e spesso erano le prime volte che l'uomo metteva piede in quei territori, quindi c'era anche l'esigenza di documentare. Io intanto parlo, ma sto sfogliando un libro che vi fa vedere delle immagini riprodotte che partono da lastre di grande formato, e quindi nonostante gli obiettivi di una volta, nonostante quello, nonostante questo e quest'altro, hanno una qualità nella riproduzione eccezionale. Mi spiace mettere le zampe sulla immagine, volevo mostrarvela. Tra l'altro raccontano di altri tempi, qui siamo nel 1892. Non vi ho detto e non ve l'ho raccontato chi è questa signora, qual è questa spedizione con tanto di cagnolino. Ci arriveremo, ve lo racconto dopo, già perché i grand tour, le spedizioni molto spesso erano proprio sostenute, incoraggiate da personaggi famosi, importanti, quindi anche benestanti dell'epoca. Guardate questa immagine, sembra fatta oggi con le tecniche di oggi, da quanta potenza esprime, da quanto dettaglio c'è, da questi ovviamente grigi che soltanto il negativo bianco e nero riesce ad esprimere al meglio. Guardate anche il ghiacciaio. Insomma, per gli amanti della montagna e della fotografia, credo che Vittorio Sella incarni appieno i due mondi, le due passioni. Ci sono anche delle pagine come questa che si aprono tanto così quanto colà a darvi l'idea di quanto sia possibile ricavare da una lastra di grande formato. Sono praticamente, se una pagina vale 30, la panoramica è di 120 riprodotta su una carta. E comunque veramente straordinario questo dettaglio che
è la montagna, è l'uomo e la montagna, un rapporto che è ben espresso da Vittorio Sella, non per niente, insomma, è un fotografo che ci narra di queste situazioni. Guardate il crepaccio. Questo non è un film, non è un'ambientazione, è proprio così. E si doveva girare, racconta anche tra l'altro delle difficoltà che incontrava nelle spedizioni, la neve, fantastico. Di là c'è il crepaccio 88, invece da questa parte alcuni crepacci del Glacier, sempre 3 agosto 88. Guardate ancora, che meraviglia. Almeno io proprio mi piace tanto dal punto di vista dell'espressione fotografica, il Monte Bianco ripreso a quel tempo, tanto per l'espressione fotografica quanto per la storia della montagna, per come si andava. Molte ore del mio tempo lo dedicavo alla preparazione ed esperimenti, specialmente al procedimento umido al collodio, era praticato dal rinomato Vittorio Besso, che ritrasse con buon successo le prime fotografie alpine. Ma guardate che capacità narrativa con le vecchie corde, queste quando si inzuppavano, lo racconta ancora oggi Messner, dice quando si inzuppavano strisciando sulla neve, pesavano 3 volte tanto, altro che quelle di oggi con i moschettoni a chiusura, il gancio ad espansione, insomma veramente parliamo di uomini dei pionieri. Non so se riesco a rendere il pantalone tecnico di quest'uomo, sembra pronto per andare a messa nel giorno di festa, sembra vestito in borghese, eppure guardate dove erano. E questa immagine è un'immagine storica, visto che parliamo del Monte Bianco, e Sua Maestà la Regina Margherita ed il seguito alla capanna osservatorio Regina Margherita, che per l'appunto è ancora oggi sul Monte Bianco. Beh, lasciamo un attimo le nostre Alpi e trasferiamoci in un altro continente. Ogni capitolo ha una sua presentazione, un preambolo per introdurre per l'appunto in quello che è stato il viaggio, l'esperienza, la tecnica, gli accompagnatori, che cosa era richiesto al fotografo, perché ovviamente come tutti coloro che lavorano a committenza si devono dividere un pochettino tra quello che è il loro ambito, il loro genere, quindi quello che piace loro e quello che invece poi bisogna anche portare a casa per la committenza. È un fatto, dice, che la differenza sensibile della limpidezza dell'aria nelle Alpi e nelle montagne del Caucaso, qui molte volte, anche sotto un sole splendido, l'aria è vaporosa e velata. E queste sono osservazioni che attengono per l'appunto ad un fotografo. Anche questa è una panoramica da 70 cm quasi, con un dettaglio e una definizione davvero unica. E anche ovviamente le scene di vita sociale. Giovane madre sulla soglia di casa nel villaggio di Ghebi, stiamo parlando del 1890, quindi c'è anche per chi insomma è attento a queste cose uno sguardo su quei tempi. Qui per esempio guardate questo ritratto magnifico, perché poi l'8-10 qui veramente ci sarebbe da aprire non un capitolo di più. L'8-10 ha questa capacità nel ritratto, quindi nei soggetti ravvicinati, di dare una sensazione di nitidezza che in realtà non c'è, perché gli obiettivi avevano una capacità risolvente davvero limitata rispetto a quelli di oggi, direi incommensurabile, ma la profondità, la qualità e la grandezza del negativo creava questo artificio ottico di dare una profondità e quindi un risalto all'immagine che oggi come oggi è quasi impossibile da riprodurre. Malgrado la scarsezza del dizionario dei segni, aiutati da poche parole russe, il pasto non poteva riuscire più allegro. La gioia fanciullesca di quella gente ospitale e dei loro servi non ebbe confine. Quando loro offrimmo di posare davanti alla macchina fotografica, ci chiesero se l'immagine si otteneva per mezzo dell'elettricità. Certo, erano anni diversi, erano popoli che probabilmente non avevano avuto molti incontri con
altre etnie e soprattutto con altre persone che vivevano in un contesto un pochettino più avanzato. Resto sempre sorpreso, perché ripeto, questo è un poster 32x70, ecco, per 60, insomma, di quanto definizione vi sia. Ci spostiamo in Alaska, però vi leggo l'introduzione perché sono note storiche che esaltanti, nel senso che riproducono proprio quello che era il tempo e anche come purtroppo tante volte già allora si doveva rinunciare. È il primo viaggio compiuto, quello in Alaska, al seguito di Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, alpinista ed esploratore di portata mondiale. Molti rifugi, sapete, sono a lui intitolati ancora oggi. Il primo viaggio non direttamente organizzato da Vittorio Sella dopo i 3 del Caucaso. In realtà la meta originaria pensata dal duca era l'himalayano Nanga Parbat, ma a causa di una violenta epidemia egli fu obbligato a scegliere una meta alternativa. Il nuovo obiettivo fu il Sant'Elia, 5400 in Alaska. E cominciamo sfogliando questa spedizione del 1897, che ovviamente va avanti nella sua narrazione, dalle immagini sul battello, sulla barca e l'arrivo, guardate in che condizioni, ecco cosa aspettava loro, e il traino su questi laghi ghiacciati, una Alaska che molti di loro vedevano per la prima volta, e ancora l'immensità dei crepacci, ma anche la paura dei crepacci. Fare attenzione, racconta come fosse difficile, anche dividendosi il trasporto delle lastre. In primo luogo, la riproduzione fotografica delle vedute paesaggistiche, la fisionomia di un paesaggio deve servire come aiuto importantissimo alla conoscenza della terra. Qui cerca di portare un po' l'acqua al suo mulino, perché vi ricordo che appunto era, per così dire, assoldato in questa spedizione. Forse quella del Sikkim, vi dicevo, dove perse un sacco di lastre. Anche qui paesaggi, luoghi, ritratti con un grande formato e da un grande fotografo, cose che oggi sono irriproducibili, irripetibili per ovviamente tanti motivi, ma anche per l'impossibilità di riprodurre questo tipo di look fotografico. E poi ancora, andiamo avanti, vado velocemente, non voglio raccontarvelo tutto, ma insomma è veramente un libro che secondo me, se siete appassionati, dovete avere. E questa che immagine è? Questo è il gruppo tra i quali i componenti della spedizione. In piedi abbiamo Vittorio Sella, eccolo là, Federico Nagarotto, Filippo De Filippi, della sinistra Sua Altezza Reale, il Duca degli Abruzzi e la signora. E il Duca degli Abruzzi è un esploratore. Guardate comunque come andavano vestiti. Qui, questa è la spedizione del Karakorum. Sembra impossibile. Guardate il campo base, sono immagini straordinarie, a me piacciono così tanto che questo libro veramente forse è uno dei più belli che ho, perché unisce proprio le due mie grandi passioni, la montagna e la fotografia, che insomma è anche ovviamente un lavoro. Guardate che bella questa immagine dove spero si possa notare il soggetto umano di fronte al ghiacciaio, giusto a dare le dimensioni di questi blocchi di ghiaccio che si tuffano nel mare. Vi leggo anche questa. Alla sera, al buio, con l'aiuto di una lanterna rossa, toglievo prima le singole lastre esposte, le numeravo per riconoscerle al momento dello sviluppo, poscia le chiudevo in una cassetta o scatola di cartone dopo aver messo sempre un foglio gelatinato al cromo in mezzo alle due pellicole collocate faccia contro faccia sensibile, in modo che il foglio gelatinoso avesse esatto contatto col lato sensibile di entrambe. Non era certamente facile, non c'erano gli chassis moderni e le pellicole, quelle di oggi. Questo è il K2, la cresta meridionale. Insomma, cari amici, credo si sia capito che mi è piaciuto. Questo è un ritratto di Vittorio Sella, diciamo che chiudiamo su questo, se lo merita.
Il libro è un bel libro se lo trovate, ma come altri libri, sempre di questo grande fotografo, ora sistemo la copertina perché scricchiola e si lamenta, eccolo qua, fotografie di montagna dal 1879 al 1909, Idea Books, l'autore, manco a dirlo, Vittorio Sella. Ciao a tutti amici e alla prossima.